Lo sapete che faccio oggi? L'ennesima ricetta con il polpo. Perché? Perché il polpo mi piace. Che ci devo fare? Niente. Allora, cosa molto semplice, cottura, acqua che sta bollendo, opla, foglie d'alloro, solo foglie d'alloro, ne mettete un paio o anche tre se vedete che insomma l'acqua è tanta, in questo caso qui ne metto 3 fogline, però una veramente basta. Ah, questo è quello fresco, eh. Se mettete quello secco ne mettete forse anche una di meno, vabbè. Polpo piuttosto grandino, non enorme, è un polpo da 1 chilo e lo mettete così. Questo è decongelato, È importante che sia in questo modo, perché in questo modo, avendo subito il congelamento, le fibre si sono ammorbidite. Vado a metterlo, non faccio nessuna manovra strana, così com'è lo metto dentro. 40-45 minuti al massimo, ma soprattutto quello che è ancora più importante rispetto al tempo di cottura effettiva è che dovete farlo raffreddare nell'acqua dove ha cotto, quindi 40-45 minuti, più o meno diciamo il tempo indicativo, e poi lo lasciate almeno un'oretta lì a fuoco spento. Proseguiamo la ricetta, il polpo è cotto e ora si vanno a affettare le cipolle. Non le affettate troppo finemente, ma neanche troppo grosso, così più o meno. Metto un pochino d'olio in una casseruola e vado a mettere la cipolla. Peperoncino. Non è un peperoncino molto piccante, quindi ne metto uno intero che è piuttosto grande, ma hanno diciamo una piccantezza piuttosto bassa, però sono molto aromatici, questo è positivo. Ora queste cipolle devono saltare un po', si devono abbrustolire un pochino, quindi si fanno andare per qualche minuto. Fate attenzione, non le fate attaccare troppo perché sennò si bruciano, magari rischiano di lasciare anche quella sensazione di amaro che non serve in questa ricetta. Ci siamo, guardate come deve essere la cipolla. Mi raccomando, dovete seguirla, perché altrimenti si attacca, si brucia. Invece si deve colorare, ma la dovete seguire. Aglio, uno spicchio d'aglio e si aggiunge. Non vi piace l'aglio o per qualunque motivo non lo volete aggiungere perché magari non vi rende non digeribili le pietanze, non lo mettete, Però ci sta, credetemi. È una cosa che ci sta anche bene. Ora si fa rosolare per un altro pochino, abbasso leggermente il fuoco, lo metto quasi al minimo, perché ora vado a tagliare il polpo. Tagliamo i tentacoli. Fate a pezzettotti di queste dimensioni. A me cucinare con la ghisa mi piace tantissimo, però bisogna fare sempre attenzione perché trattiene calore e quindi prosegue e allunga la cottura. Ora per esempio si stava attaccando la cipolla, quindi sono arrivato proprio in tempo in tempo. Altra cosa da fare naturalmente alla assaggiare. Buono. Buono. Ok, tutto questo lo metto nella padella insieme alle cipolle. Quanto deve andare? 1 o 2 minuti, si devono amalgamare bene i sapori e basta. Un po' di sale, assaggiate, per esempio questo polpo qui non era particolarmente sapido, quindi un pochino di sale ci sta, c'è anche la dolcezza della cipolla e ora si fa andare per 1 minuto, 1 minuto e mezzo. Arrivati a questo punto si va ad aggiungere l'ultimo ingrediente che è il pimentone dolce, ma non trovate il pimentone, mettete la paprika, praticamente la stessa cosa, sempre dolce, ma potete mettere anche quella piccante, Profumo incredibile, incredibile veramente. Niente più da fare. Spengo e ora, tanto c'è la pentola che sta trattenendo calore, mantiene caldo. Vado a fare le patate. Le patate le faccio in un modo proprio semplicissimo. Faccio una sorta di rosti, patata, e la grattugio. Metto dell'olio in una padella, se possibile antiaderente, perché si riesce a fare molto meglio. Un pochino d'olio. Accendo il fuoco e faccio riscaldare bene. Se avvicinate la mano e resistete tranquillamente così, vuol dire che ancora non è sufficientemente caldo, qui deve essere abbastanza caldo. Nel frattempo potete fare una cosa, io lo faccio a mano, ma se lo fate con
un fazzoletto di stoffa, soprattutto perché con la carta si appiccica, la cosa è meglio. Vedete? Guardate la quantità di acqua che perde. Non la fate perdere completamente, però comunque buona parte sì. E vado a mettere le patate. Cercate di fare uno strato piuttosto basso. Una volta che avete distribuito in modo omogeneo tutte le patate, lasciate stare. Ora deve andare per conto suo. Quanto tempo ci vorrà? Potrebbe volerci anche una decina di minuti, perché deve diventare proprio bello croccante sotto. Ci siamo, il rosti è pronto, il rosti, questa sottospecie di rosti, Nash Brown, non lo so, chiamatelo come vi pare, ma guardate che spettacolo, eh? A me questo mi fa letteralmente impazzire. Ora va salato. E ora si mette il polpo. Io trovo questo anche dal punto di vista puramente estetico un gran bel piatto. Lo so che si dovrebbe staccare, per esempio qui ci starebbe bene mettere un po' di verde per fare contrasto, ma siccome secondo me non c'entra proprio un tubo, non si mette. Ci sono dei piatti che, non so, regalano delle emozioni un po' più particolari. E voi direte, ma che c'ha di particolarmente emozionante? Nulla di che, però mi piace, non so, c'è qualcosa per... o forse semplicemente mi va di assaggiarlo, ora assaggio subito. Ora assaggio dal piatto perché giustamente c'è il rosti, l'ho fatto uno solo. Questo ora è particolarmente grande, C'ho l'acquolina in bocca. Ora, sto peperoncino sembrava più dolce di quello che è abbastanza piccante, ma è buonissima. Allora, un modo sicuramente diverso per mangiare il polpo, ma veramente, veramente interessante. E vi dirò, ma lo sapete che si potrebbe fare anche a meno di arrosti e farlo anche senza patate e verrebbe spettacolare lo stesso? Alla prossima!